C'è una saga spaziale che ha cambiato il cinema. E poi c'è questo film. Bale spaziali, Spaceballs, è una commedia fantascientifica diretta da Mel Brooks che parodizza senza pietà e con affetto la saga di Star Wars e più in generale il genere sci-fi anni 70 e 80. Uscito nel 1987, il film è diventato un cult per gli amanti della comicità demenziale e delle citazioni pop. La storia segue le disavventure del capitano Stella Solitaria, una specie di Han Solo versione sfigata, accompagnato dal suo copilota Rutto, un canuomo, mezzo cane, alle prese con la missione di salvare la principessa Vespa dal perfido Lord Casco, che sembra Darth Vader ma con un elmo grande quanto l'ego di un influencer, interpretato da un Rick Moranis assolutamente geniale. Il tutto mentre cercano di evitare che i maldestri Spaceballs rubino l'aria del pianeta Druidia. Sì, avete capito bene, l'aria. Mel Brooks prende in giro tutto. Star Trek, Alien, Il Mago di Oz, 2001 Odissea nello spazio, Il pianeta delle scimmie e ovviamente Star Wars. Persino il merchandising di quest'ultimo. L'umorismo è spiccatamente slapstick, le battute sono demenziali, i giochi di parole si sprecano e ci sono rotture della quarta parete che oggi farebbero invidia persino a Deadpool. Parliamo del cast, perché qui c'è davvero l'oro. Rick Moranis, nei panni di Lord Casco, ruba la scena con la sua interpretazione esilarante del villain più imbranato dell'universo. John Candy è adorabile ed è il migliore amico peloso che tu possa volere. Mel Brooks stesso appare in 2 ruoli, il presidente Scrocco e il saggio yogurt, divertendosi palesemente come un matto e dimostrando ancora una volta il suo talento comico poliedrico. Bill Pullman è perfetto nei panni di Stella Solitaria. Un Han Solo da discount, sì, ma con una faccia tosta irresistibile. E pensate, è proprio Balle Spaziali che l'ha lanciato nel mondo del cinema. Poi abbiamo Daphne Zuniga, nei panni della principessa Vespa. All'inizio sembra la classica damigella da soppopera, e invece tira fuori una comicità sorprendente, merito anche della direzione di Mel Brooks. I personaggi secondari? Una vera galleria di icone. Dorothy, la robodamigella, la versione robotica e super sassosa di C3PO, doppiata da Joan Rivers, e con un tempismo comico impeccabile, quasi quanto il suo salvavergine. Pizza Margherita, un gangster, letteralmente fatto di pizza fusa, disgustosamente geniale. Il colonnello Nunziatella, fedele sottoposto di Lord Casco, talmente rigido che ogni battuta lo colpisce in pieno petto. Il re Rolando, interpretato da uno spassosissimo Dick Van Patten, che riesce a essere regale anche quando gli esplodono le situazioni in faccia. Il principe Valium, costantemente assonnato e con quel nome come dargli torto. E poi il mitico Michael Winslow. Sì, proprio lui, il re dei suoni umani di scuola di polizia, che fa un cameo pazzesco come tecnico radar, imitando effetti speciali con la voce, da vedere per crederci. Un cast così, oggi, lo metterebbero in crossover Marvel da 300 milioni. Le scenografie? Trash al punto giusto. Gli effetti speciali? Esilaranti. E la comicità? Beh, alcune battute sono figlie del loro tempo, un po' datate o infantili, ma se entri nel mood ti fai 2 risate assicurate. Ma che dico 2? 10! Insomma, per chi ama il genere della parodia e ha una certa familiarità con le opere citate, Balle Spaziali resta una perla intramontabile. È un film che non si prende mai sul serio e proprio per questo ancora oggi funziona alla grande.
Ah, e se un giorno avete visto in giro Balle Spaziali 2 La Vendetta, sappiate che non è un vero sequel. È un film del 1989 diretto da David Odell, ma non ha niente a che fare con Mel Brooks. Ma attenzione! Dopo decenni di meme, citazioni e speranze nerd, Mel Brooks ha davvero annunciato Balle Spaziali 2. Il progetto è ufficiale e dovrebbe essere una vera e propria continuazione del film originale. Insomma, forse stavolta la vendetta è sul serio. Nell'attesa, sappiate che un seguito spirituale era già arrivato nel 2009 con Spaceballs The Animated Series, una serie animata prodotta da Brooks stesso. Non è famosissima, ma se amate l'umorismo demenziale, un'occhiata gliela potete dare. In conclusione, Balle Spaziali non è solo una parodia, è un tributo geniale al cinema di fantascienza e un delirio comico nello spazio profondo, dissacrante, nostalgico e irresistibilmente scemo. Un film da riguardare con gli amici, magari con popcorn e zero aspettative serie, perché, lo dice anche Yogurt, che lo sforzo sia con voi. Voto 8,5 su 10.